l'alimentazione dei Dasipeltis. Anche se sono stati riportati casi aneddotici di Dasipeltis che in cattività hanno accettato uova di rettile, lasciamo perdere gli esperimenti e concentriamoci sulle uova aviarie. Le uova dovranno essere di taglia proporzionale al Dasipeltis e, per facilitarne l'ingollamento, dovremo porle in un nido finto che impedisca il loro rotolamento per tutto il terrario. Le uova di diamante mandarino, passero del Giappone e di altri piccoli esotici contengono circa mezzo millilitro di volume. Un Dasipeltis neonato si nutrirà generalmente di 1 o 2 uova a pasto. L'esiguo spessore del guscio di queste mini uova avrà anche il vantaggio di farne percepire l'odore. Per esemplari tra i 30 e i 40 cm si potranno usare progressivamente uova di canarino, cocorita, tortora diamantina. Dai 40 cm Dasipeltis potrebbero già inghiottire uova di quaglia cinese, che rappresentano una vera manna per la loro maggiore reperibilità. I giovani Dasipeltis non hanno problemi a consumarle, ma piuttosto a localizzarle, perché lo spessore maggiorato del guscio fa trapelare poco l'odore al suo interno. Come dirò più avanti, andranno inizialmente smerigliate ai poli per farle accettare. Le uova di quaglia dei supermercati con circa 10-12 ml di volume sono utilizzate per i Dasipeltis dai 65-70 cm di lunghezza in poi e possono essere usate come dieta finale. Dai 90 cm è possibile usare le uova di gallina, meglio se di piccolo calibro. Tuttavia, a causa del loro volume abbondante di circa 50-60 ml, dovrete ridurre la frequenza dei pasti. Spesso, fuori dal periodo primaverile, diventa difficile procurarsi uova di piccolo calibro. È quindi possibile crearsi una scorta congelata. Per ridurre i danni al guscio, le uova più piccole vanno congelate immerse nell'acqua, negli stampini usati per fare i cubetti di ghiaccio. Uova più grandi si possono congelare asciutte, ponendole 24 ore prima nello scomparto carne del frigo a circa 1 grado centigrado, per ridurre i danni del successivo surgelamento. Anche lo scongelamento andrebbe attuato spostandole rapidamente dal freezer nel vano carni e solo successivamente a temperatura ambiente, perché la maggior parte delle crepe del guscio si forma nella fase di scongelamento. Le uova scongelate, se non consumate dal Dasipeltis entro poche ore, andranno buttate. Per questo, se prevedete l'uso di una piccola scorta entro 1 o 2 mesi, è molto più pratico conservarle direttamente in frigo, chiudendole in una scatola con un minimo ricambio d'aria per evitare che acquisiscano odori aggiuntivi. Anche se con questi trucchi di conservazione possiamo facilitarci un po' la vita, ricordiamoci che l'uovo fresco è il miglior cibo in assoluto, perché è completo anche dei nutrienti più labili come l'acido folico. Definita la tipologia dei pasti, consideriamo l'entità e la frequenza. I giovani Dasipeltis in crescita possono essere nutriti regolarmente, infatti non corrono il rischio di accumulare grasso superfluo. Consiglio comunque di non dare più di un pasto alla settimana, mettendo a disposizione le uova per un solo giorno. Infatti i Dasipeltis, a differenza degli altri serpenti, vanno alla ricerca di cibo anche se hanno la pancia già piena e sono in grado di ingerire più uova in giorni consecutivi. Questo è un adattamento utile per ottimizzare la predazione in natura, dove le uova sono deposte in giorni successivi, ma risulta deleterio in cattività, dove rischiamo di sovralimentarli dando uova a getto continuo. Superati i 70 cm di lunghezza, sarebbe importante identificare le femmine non destinate alla riproduzione e cominciare a metterle a dieta. Questa precauzione è necessaria perché cominceranno ad accumulare ingenti quantità di grasso, fino al 30% del loro peso, per prepararsi a deporre. Le femmine obese hanno un'aspettativa di vita ridotta, mentre quelle mantenute in linea arriveranno facilmente ai 15 anni, con casi documentati di 25 anni di vita. Quindi somministreremo generalmente 1 o 2 uova di quaglia ogni 2 settimane per tutta la bella stagione. Il fatto che anche le femmine si mettano in diapaso nei mesi invernali non è garanzia sufficiente per evitare gli eccessi di una dieta non controllata.
Per darvi un criterio oggettivo nella conta entità dei pasti, che vanno necessariamente adattati alla taglia del soggetto, vi suggerisco di pesare la vostra Dasipeltis subito dopo il periodo di diapausa, per conoscere il peso netto magro, e poi fornirle nella bella stagione un peso in uova che sarà circa il 100% del suo peso. Ad esempio una femmina di 180 grammi potrà mangiare circa 15-18 uova di quaglia jumbo a stagione. Se lo stesso soggetto dovesse mangiare uova di quaglia cinese, ne dovrebbe mangiare da 36 a 45. La dieta del 100% sarà più che sufficiente a coprire il fabbisogno stagionale delle femmine non riproduttive, permettendo un ritmo di crescita simile a quello osservato in natura e riducendo il rischio di seri problemi epatici e costipazione. Le femmine riproduttive saranno invece nutrite di più, ma anche in questo caso è bene non esagerare, per evitare che producano troppe covate consecutive. Per il loro benessere sarebbe infatti fondamentale non permettere più di 2 deposizioni l'anno. I segnali più efficienti per indicare a una femmina di Dasipeltis la fine della stagione riproduttiva consistono in un abbassamento della temperatura notturna e nella scarsità di cibo. Curiosità: a volte i Dasipeltis inghiottono volontariamente il guscio di un uovo, tipicamente di piccolo calibro. Questo fenomeno è più frequente nelle femmine riproduttive ed è finalizzato ad aumentare le riserve di calcio. Visto che si è parlato di cibo, accenno anche alle particolari feci e urati emessi da Dasipeltis. Trattandosi di una dieta liquida priva di fibre e scorie, i Dasipeltis tendono a emettere una massa consistente di urati e sali minerali in eccesso, di colorazione bianco-grigia e semisolida. Questi possono essere accompagnati da una piccola masserella scura che sono le vere feci, specialmente se il Dasipeltis si è nutrito di uova embrionate o ha mangiato molto. L'escrezione di questi prodotti di scarto è accompagnata da una quantità di liquidi solitamente moderata, a meno che abbiano fatto un pasto molto abbondante che porta all'eliminazione dell'acqua in eccesso. Un Dasipeltis sano emetterà tendenzialmente feci urati dallo scarso odore, che consiglio comunque di rimuovere subito. Se invece il vostro naso captasse un odore nauseabondo e penetrante di uova marce, generato dallo zolfo presente nel tuorlo, e notaste la presenza di feci molto acquose espulse in più riprese nei giorni successivi al pasto, sarà probabile che il vostro esemplare abbia dei parassiti intestinali, concili o nematodi in primis. Il vostro veterinario saprà come trattarli. Quando il Dasipeltis non mangia. Frequentando social e gruppi tematici internazionali sui Dasipeltis, risulta subito evidente che il problema più sofferto dagli appassionati è l'inappetenza dei loro esemplari, più frequente nei baby e negli esemplari di cattura. Vi riporto quindi alcune osservazioni e soluzioni, partendo dalle più semplici fino alla nutrizione assistita. Innanzitutto mettiamo in chiaro che per questi serpenti è assolutamente normale fare digiuni spontanei di mesi. Casi aneddotici di serpenti scappati dal terrario e ritrovati in buona salute dopo 8 mesi per i baby o 14 per gli adulti ci danno una chiara indicazione di come sia difficile farli morire di fame. Quindi, se il vostro esemplare si era nutrito regolarmente, non c'è ragione di andare in panico se rifiutasse di mangiare ad oltranza, specialmente se il digiuno coincidesse col periodo autunno-inverno. Molti Dasipeltis si nutrono regolarmente solo nel periodo più caldo, da aprile a settembre, mettendosi a dieta quasi totale nel resto dell'anno, appena le temperature notturne si abbassano. Brevi periodi di digiuno si presentano regolarmente anche in prossimità della muta. Un Dasipeltis che si appresta a cambiare pelle solitamente resterà nascosto nella sua tana preferita per circa 2 o 3 settimane, per poi cambiare abito e riprendere la sua normale attività. Il primo pasto di un baby Dasipeltis può rappresentare un problema realistico, ragion per cui accertatevi che il vostro esemplare abbia fatto alcuni passi spontanei prima di adottarlo. Meglio ancora sarebbe optare per soggetti di 35 e 40 cm. Se il serpentello rifiutasse categoricamente di nutrirsi,
assicurategli innanzitutto una temperatura ottimale per la digestione, tenendola a 27-28 gradi diurni e 25 notturni. Se ancora non mangiasse, posizionate nel terrario un nido a palla per diamanti mandarini con 4-5 uova al suo interno. Tutti i Dasipeltis possiedono un istinto atavico che li spinge a colonizzare i nidi e la presenza di uova numerose ovvierà loro scarso odore. Come detto in precedenza, anche le vaporizzazioni serali sono un forte stimolo all'esplorazione e alla nutrizione. Infine, se foste in grado di procurarvi da qualche avicoltore un vero nido usato o anche solo la sua imbottitura interna di pagliuzze e piume, avreste uno stimolo quasi irresistibile per i Dasipeltis più renitenti. Infatti, là dove lo scarso odore dell'uovo non ha effetto, lo avrà l'odore di chi le ha deposte. Le specie che si trovano agli estremi del Nord e Sudafrica, ad esempio il Dasipeltis basi del Nord o i Dasipeltis inornata sudafricani, sono abituate al cambio di stagione. I loro piccoli nascono solitamente poco prima della stagione fredda. In natura quindi si metterebbero subito in diapausa e comincerebbero a nutrirsi la stagione successiva, come accade ai colibri nostrani. In cattività può quindi accadere che i loro baby non accettino cibo se non dopo aver osservato almeno 1 o 2 mesi di diapausa a temperature notturne di 12-14 gradi centigradi. Quando il Dasipeltis inappetente è un adulto e non accetta uova di quaglia neanche in piena estate, magari dopo 6-8 mesi di digiuno, spesso l'uso di uova di tortora o piccione risolve prontamente il problema. Alcuni maschi adulti di Dasipeltis, poi, tendono a preferire pasti composti da molte piccole uova, adattandosi più lentamente a quelle grandi. In questi casi ci si può solo armare di santa pazienza e di una scorta di cibo adeguato, in attesa che i gusti cambino. Se avete accesso solo a uova di quaglia, a volte è possibile convincere i Dasipeltis riottosi cartavetrando i 2 poli dell'uovo e assottigliandone il guscio calcareo fino a scoprire la membrana sottostante. Si dovrà cartavetrare l'uovo senza esercitare pressione, evitando di provocare perdite. Un'area di 2-3 mm di diametro è ottimale. Questo trucchetto rende l'uovo decisamente più odoroso e spesso convince i giovani Dasipeltis ad accettare i primi pasti a base di uova di quaglia cinese. Se questo non bastasse, ci si potrà praticare anche un piccolissimo foro con uno spillo trapassando il tuorlo. Meno fine ma non meno efficace può essere il creare qualche piccola crepa esterna picchiettando l'uovo. Non esagerate con le crepe, perché un'eccessiva fragilità ne renderebbe poi problematica l'ingestione.